Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Defitelio Gentium SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Defitelio? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Defitelio durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Defitelio? Defitelio ha un farmaco a base del principio attivo defibrotide, appartenente alla categoria degli trombolitici e nello specifico altri antitrombotici. È commercializzato in Italia dall'azienda Gentium SRL. Defitelio può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Defitelio 80 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, uso endovenoso 10 fl.ni 2,5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gentium SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: defibrotide. Gruppo terapeutico: trombolitici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Defitelio è indicato nel trattamento della malattia veno-occlusiva epatica grave, VOD, nota anche come sindrome da ostruzione dei sinusoidi, SOS, nel trapianto di cellule staminali emopoietiche, TCSE. Esso è indicato in adulti e in adolescenti, in bambini e lattanti oltre 1 mese di età. Posologia: Defitelio deve essere prescritto e somministrato ai pazienti da medici specializzati che abbiano esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle complicanze del TCSE. Posologia: la dose raccomandata di 6,25 mg/kg di peso corporeo ogni 6 ore, 25 mg/kg giorno. I dati di sicurezza ed efficacia sono limitati per le dosi superiori a questo livello e di conseguenza si raccomanda di non aumentare le dosi al di sopra di 25 mg/kg giorno. Defitelio deve essere somministrato per un minimo di 21 giorni e deve essere continuato fino a quando si risolvono i sintomi e i segni di VOD grave. Compromissione renale ed epatica. Non ha stato condotto alcuno studio farmacocinetico formale in pazienti con compromissione epatica o renale, tuttavia, il medicinale è stato usato in sperimentazioni cliniche in pazienti che avevano sviluppato compromissione renale o epatica senza modifica della dose e senza che sia stato identificato alcun problema di sicurezza. Pertanto non ha raccomandata alcuna modifica della dose, ma deve essere intrapreso un accurato monitoraggio dei pazienti, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. La dose raccomandata nei bambini di età da 1 mese a 18 anni è la stessa in mg/kg usata negli adulti, cioè 6,25 mg/kg di peso corporeo ogni 6 ore. Modo di somministrazione: Defitelio ha somministrato mediante infusione endovenosa, per 2 ore. Defitelio deve essere sempre diluito prima dell'uso. Defitelio può essere diluito con soluzione per infusione di glucosio al 5% o con soluzione per infusione di cloruro di sodio 9 mg/ml, 0,9%, a una concentrazione idonea per consentire un'infusione di 2 ore. Il volume totale di infusione deve essere determinato sulla base del peso del singolo paziente. La concentrazione finale di Defitelio deve essere compresa nell'intervallo tra 4 mg/ml e 20 mg/ml. I flaconi sono monouso e la soluzione non utilizzata da una singola dose deve essere eliminata, vedere paragrafo 6.6. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al defibrotide o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Uso concomitante della terapia trombolitica, ad esempio TPA, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non ha raccomandato l'uso di medicinali che aumentano il rischio di emorragia entro 24 ore dalla somministrazione di Defitelio, entro 12 ore in caso di eparina non frazionata. La concomitanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Potenziali interazioni con TPA ricombinante. In un modello murino di tromboembolia, il TPA ricombinante ha potenziato l'effetto antitrombotico del defibrotide se somministrato per via endovenosa e pertanto la co-somministrazione PUA, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Defitelio insieme ad altri farmaci come Eurosintegrilin, soluzione, uso interno, a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Defitelio durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Defitelio durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono studi sull'uso di defibrotide in donne in gravidanza. Studi tossicologici sullo sviluppo embriofetale in ratti e conigli gravidi con dosi di defibrotide vicine alla dose terapeutica raccomandata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ci si aspetta che Defitelio non alteri o alteri in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, non ci si aspetta che i pazienti guidino o usino macchinari a causa della natura della malattia alla base. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nello studio pilota di fase 3 sul trattamento, studio 2005-01, l'incidenza globale di eventi avversi era simile nel gruppo di trattamento con defibrotide e nel, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste alcun antidoto specifico in caso di sovradosaggio e il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri agenti antitrombotici. Codice ATC. B01AX01. Meccanismo d'azione. In vitro, il defibrotide ha mostrato di legarsi a diversi siti sull'endotelio vascolare coinvolti nella regolazione cellulare, fornendo uno stimolo, proprietà farmacocinetiche, assorbimento a distribuzione in volontari sani, dopo una dose singola di 6,25 mg/kg di defitelio somministrata con un'infusione di 2 ore, i parametri farmacocinetici erano i seguenti. Tabella 4. Parametri farmacocinetici, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità o potenziale cancerogeno. In entrambe le specie, elenco degli eccipienti: citrato di sodio, di idrato, acido cloridrico, per la regolazione del pH, idrossido di sodio, per la regolazione del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.